Ciao! Oggi ti porto a Taiwan, uno stato insulare de facto non riconosciuto dalle Nazioni Unite, nato in seguito alla guerra civile cinese avvenuta nella prima metà del Novecento. Taiwan non solo si reputa unilateralmente indipendente dalla Cina continentale, ma rivendica la sua sovranità sulla stessa. Il suo nome ufficiale è infatti Repubblica di Cina, contrapponendosi al nome Repubblica Popolare Cinese. Le bellezze di quest'isola, la sua storia peculiare e il fatto che sia ancora poco turistica fanno di Taiwan sicuramente un posto interessante e alternativo dove passare le vacanze. Quindi adesso mettiti comodo, eccoti 10 cose da vedere e fare a Taiwan. Voglio iniziare questo viaggio con le cose che puoi vedere a Taipei, la capitale e città principale dell'isola. È una grande metropoli asiatica dove convivono tradizione e modernità. La scopriamo insieme a Jack, una guida locale. Hi, I'm Jack. Chiang Kai-shek Memorial. Non puoi perdertelo perché è l'edificio storico più controverso della città, che alcuni taiwanesi amano e altri odiano. È dedicato a Chiang Kai-shek, che era il leader del Partito Nazionalista Cinese. Per capire l'importanza di questo edificio devo fare un passo indietro e ti devo parlare della guerra civile cinese. All'inizio del Novecento, dopo 2 millenni di esistenza e di prestigio, crollò il sistema imperiale cinese. Si formarono 2 forze politiche principali che volevano governare sulla Cina. Una era il Partito Comunista Cinese guidato da Mao Zedong, che sicuramente conosci. L'altra era il Partito Nazionalista Cinese guidato da Chiang Kai-shek. I 2 partiti diedero luogo ad una lunga e intricatissima guerra civile che durò 23 anni. Questa guerra si concluse con la vittoria del Partito Comunista di Mao e la fondazione della Repubblica Popolare Cinese. We lost the war. So, Chiang Kai-shek led the whole government and the 2 million soldiers and the civilians escaped to Taiwan. Mao created a new country named People's Republic of China. So, one China now have 2 governments. One is People's Republic of China in mainland. One is Republic of China in Taiwan. Chiang Kai-shek instaurò un governo monopartitico con legge marziale che durò 38 anni e che fu caratterizzato da violenza e repressioni. Questo è il motivo per cui non tutti i taiwanesi amano Chiang Kai-shek e il suo memorial. Il memorial è enorme ed è situato in un bellissimo giardino di 21 ettari, ti consiglio di farci una passeggiata. Per accedervi devi salire 89 gradini, ognuno dei quali rappresenta un anno della vita di Chiang Kai-shek. All'interno del memorial troverai un museo dedicato alla biografia del leader, ricco di fotografie e cimeli militari. Nella sala principale troverai una statua immensa del leader, di fronte alla quale avviene il cambio della guardia 9 volte al giorno. Questo memorial ha un fortissimo valore simbolico per i taiwanesi e per questo è frequentemente la sede di proteste civili. I templi di Taipei. I taiwanesi sono molto devoti e amano passare il loro tempo al tempio. Sull'isola ci sono 3 religioni principali: il buddismo, il taoismo e la religione popolare cinese, conosciuta anche come scenismo. Le 3 religioni spesso convivono nello stesso tempio, senza una netta separazione tra una e l'altra. E i fedeli di una religione pregano insieme a quelli dell'altra, rispettandosi vicendevolmente. Se vieni a Taipei devi visitare i suoi templi, sono tantissimi e spesso sono nascosti tra i palazzi di cemento. Il tempio Longshan è quello sicuramente più famoso e centrale della città. This temple named the Longshan Temple. Longshan named the Dragon Mountain. It's the first temple of Taipei City, rebuilt many times. Dentro troverai varie divinità, fra cui il dio della medicina e il dio degli esami, molto amato dagli studenti. Uno dei riti più amati dai taiwanesi è quello di interrogare Buddha. Jack mi insegna come si fa. Can you give me an answer or can you help me? Then drop the moon block. Each moon block have 2 surfaces. One is curved, one is flat. If like this. 2 flat means no, negative. Maybe you are not good guys. The Buddha don't want help. If like this means not clear. Maybe your question not clear enough. You have to tell the Buddha again. If like this, 1 flat, 1 curve means yes.
the Buddha can help you. E ora ti dico una chicca. Taiwan fu colonizzata per un brevissimo periodo dagli olandesi. Ciò non piacque molto alla popolazione locale e questo è un motivo per cui, se cerchi bene nel tempio, vedrai questi ometti, che non sono altro che olandesi, intenti a reggere il peso dei tetti dell'incensiere. Altri templi che non puoi perderti sono il tempio Qing Shui, dedicato al monaco taoista Cheng Chao-yin, è incastonato nel cemento della città. Così come lo è il tempio di Qing Shan, che è letteralmente soffocato fra due palazzi. Questo tempio è poco conosciuto e secondo me è uno di quelli più belli di Taipei. Vale proprio la pena cercarlo perché ti permette di fare una pausa dai ritmi frenetici e metropolitani della città. È dedicato ad un antico re talmente tanto amato da essere considerato un dio. Un altro tempio imperdibile è il tempio Bao'an, dedicato al dio della medicina, e frequentato da malati in cerca di guarigione. Se avrai fortuna, le monache del tempio officieranno i loro rituali durante la tua visita. I mercati di Taipei. Herb Alley è il mercato dei tè cinesi, situato in un piccolo vicolo vicino al tempio di Longshan. Se sei curioso di bere un tè cinese, questo è il posto giusto per farlo, ma ti avverto che i tè possono essere amarissimi e se non vuoi una bevanda amara lo devi specificare. Un'altra bevanda in vendita qua è il succo di aloe. È ancora più dissecante dell'acqua. I mercati diurni di Taipei sono il luogo dove i taiwanesi fanno la spesa. Ne troverai a centinaia. Uno di questi è lo Zhongshan Market che ho visitato con Jack. Quando in un mercato taiwanese vedi un pollo nero, sappi che è particolarmente pregiato. Why is it black? For Chinese people, the black is more nutrition, especially for sick people or pregnant women. Ma Taipei è famosa soprattutto per i suoi mercati notturni. Ogni quartiere ne ha uno e di solito sono aperti dalle 18 alle 24. Il mercato notturno più bello è sicuramente quello di Shilin. È difficilissimo scegliere. Qui troverai tantissime bancarelle con tutti i piatti principali della tradizione culinaria cinese, alcuni dei quali hanno addirittura ricevuto una stella Michelin. Il cibo taiwanese. Uno dei piatti più buoni in assoluto sull'isola di Taiwan, e in particolare a Taipei, sono i ravioli. Ti consiglio di provare sia la versione più lussuosa, quella che trovi nei ristoranti, e uno di questi è il ristorante Din Tai Fung, sia la versione di strada, più economica ma altrettanto succulenta. Raviolo ripieno di gambero. A Taipei troverai ovunque anche questi grossi ravioloni cotti che ricordano molto panini e che sono ripieni di carne. Altri piatti da provare sono gli spaghetti cinesi, il famoso riso saltato, l'uovo centenario, che a me non è piaciuto ma che è molto famoso, quindi secondo me almeno una volta lo dovresti provare, e questo dolcetto ripieno di crema o di fagioli a zucchi. Anche questo dolcetto lo troverai in ogni angolo della città. Un'altra cosa speciale è la frutta tropicale fresca. Lasciati ammagliare da papaie, manghi e altre prelibatezze. Yes, Taiwan's food is very, very good. Memorial Peace Park, 28 febbraio. È uno dei polmoni verdi di Taipei, dove la gente si incontra per socializzare e tenersi in forma. Il parco e il relativo museo commemorano i taiwanesi che persero la vita in una rivolta iniziata il 28 febbraio 1947 contro i soprusi dei nazionalisti cinesi. La rivolta scoppiò dopo che una vecchia venditrice abusiva di sigarette venne pestata dalla polizia. Ciò scatenò proteste e manifestazioni pubbliche a cui Chiang Kai-shek rispose inviando sull'isola dal continente migliaia di soldati che rastrellarono e uccisero avvocati, docenti universitari, medici, studenti e capi locali. Iniziò un'epoca del terrore repressiva in cui venne ucciso chiunque non fosse in armonia con il governo nazionalista, nota come il periodo del terrore bianco. Ecco, per adesso basta parlare di Taipei. Ci sarebbero altre centinaia di cose da vedere, ma il video diventerebbe chilometrico, anzi lo è già. Adesso ti parlo di 5 cose che puoi fare al di fuori della capitale. Il vantaggio di Taiwan è che è un'isola relativamente piccola. Vedi, è più o meno paragonabile alla Sardegna. Affitta una macchina e parti alla scoperta dell'isola. La costa orientale di Taiwan.
Lasciando Taipei e dirigendoti ad est, ti accorgerai fin da subito che l'isola è selvaggia e la vegetazione è lussureggiante. Eccoti una carrellata dei posti che puoi scoprire attraversando l'isola da nord a sud lungo la costa orientale. La pioggia ha reso tutto ancora più emozionante. E Luambi, il punto più a sud di Taiwan. Partendo dal Tropico del Cancro, percorri alcune centinaia di chilometri in direzione sud. Ammira la natura, compra la frutta fresca dei contadini, che è molto più buona di quella che trovi a Taipei, e pranza in un ristorantino locale. Ti consiglio di fermarti nelle bettole che incontri sulla strada. Sono economiche e il cibo è di ottima qualità. Finché a un certo punto raggiungerai E Luambi, il punto più meridionale dell'isola. Per raggiungerlo dovrai seguire un sentiero e non addentrarti da solo nella giungla, visto che ci sono un sacco di animali ed insetti, alcuni dei quali abbastanza inquietanti. Ti consiglio poi di esplorare la zona intorno ad E Luambi con la macchina finché troverai anche tu un bel posto per goderti il tramonto. Kaohsiung è la seconda città taiwanese per grandezza, dove ti consiglio di passare mezza giornata, non di più, principalmente per visitare il lago dei Loti. È uno dei posti più famosi dell'isola di Taiwan, dove troverai due pagode, quella del drago e quella della tigre, che sono un must, anche se sono un pochino plasticose, devo ammetterlo. Segui il percorso ed entra nella bocca del drago. L'altra attrazione di Kaohsiung è il grande tempio di Confucio, dominato da questa statua gigantesca. La città di Tainan è la più antica città di Taiwan, nonché la sua antica capitale, e ti consiglio di passare anche qui mezza giornata. Perditi per le sue strade alla scoperta degli innumerevoli templi ed edifici antichi, fra cui il tempio di Confucio, quello più antico, che ovviamente era chiuso quando sono arrivato io. Adesso siamo a maggio 2019, il tempio è in restauro, ma tra qualche mese sarà pronto. Venite perché è una delle mete consigliate di Tainan. Quello dedicato a Masu, la dea del mare, e quello dedicato a Guangdong, il dio della guerra, la città di Jiufen. Ed eccoci all'ultima meta di questo viaggio, Jiufen, un paesino arroccato a nord di Taipei, famoso per i suoi paesaggi mozzafiato che ti lasceranno a bocca aperta da quanto sono belli, e per il fatto di avere forse ispirato Miyazaki a disegnare la città incantata, chi lo sa. A Jiufen troverai un lungo mercato che attraversa il centro della città e che devo dire è stata l'unica cosa molto turistica e poco gradita del mio soggiorno a Taiwan. L'atmosfera cambia radicalmente di sera, quando gran parte degli autobus di turisti cinesi lasciano la città, lasciando spazio ad un affascinante mondo di luce e di lanterne. Ecco, queste sono le 10 cose più importanti che puoi vedere e fare a Taiwan. Ti lascio in descrizione il contatto di Jack nel caso volessi visitare la città di Taipei con una guida locale. Ok, bye bye. Welcome to Taiwan and hope you come again. Very fast. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo. Se ti va, lascia un commento. Inoltre, iscriviti al canale se non l'hai già fatto e attiva la campanella delle notifiche. In questo modo sarai avvisato ogni volta che esce un nuovo video. Ciao e a presto, da Niglotta Traveler.